È possibile utilizzare le nostre paure più profonde, le nostre angosce più recondite, per trasformarle in dei potentissimi strumenti di realizzazione spirituale? Il viaggio che andiamo a fare oggi ci porta lontano, non solo geograficamente, ma anche lontano in quelle che sono le profondità dell'anima dell'uomo. Oggi ce ne andiamo insieme in Tibet, ce ne andiamo insieme nella regione himalayana, dove andiamo alla scoperta di un antichissimo rituale che esiste ancora oggi, che ancora oggi è praticato all'interno della religione buddista tibetana, ma anche e soprattutto all'interno della religione che esisteva in Tibet prima dell'arrivo del buddismo di origine indiana, che è quindi la religione pre-buddista del Bön. Andiamo incontro a un rituale che non è solo un rituale perché è una forma molto complessa, molto elaborata di meditazione dinamica in cui l'officiante, o chiamiamolo anche il meditante, visto che le due cose si sovrappongono perfettamente, nel corso di un particolare rito dove è centrale una pratica di visualizzazione, che poi a breve andremo a esporre in maggior dettaglio, cosa fa? Visualizza se stesso come una persona che si dà in pasto a una pletora, quindi a una quantità incredibile di entità invisibili, alcune delle quali sono delle entità invisibili di natura demoniaca. In poche parole è un rito in cui il praticante deliberatamente decide di darsi in pasto ai demoni con uno scopo molto molto preciso ed è quello che andremo piano piano a vedere. Allora, diamo intanto qualche importante coordinata. Abbiamo detto Tibet, abbiamo detto non solo Tibet, anche in parte la zona settentrionale del Nepal, abbiamo detto un rituale antico ma che esiste ancora oggi, tant'è vero che per quello che riguarda la religione pre-buddista del Bön, questo rituale è celebrato quotidianamente, ogni sera, dai monaci che seguono questa stessa religione e anche da molti praticanti laici che sono fedeli di questo stesso credo. Esiste quindi una forma, potremmo dire, domestica, tant'è vero che questo rito viene celebrato in casa o all'interno dei monasteri, di sera. Non è un caso che sia un rituale che viene officiato di sera proprio perché è la notte il regno delle tenebre ed è la notte dove in particolar modo alcune entità invisibili di indole feroce o di indole demoniaca sono più presenti e sono più vicine a noi. Esiste però anche un'altra modalità, che è invece una modalità itinerante, per cui questo rituale del Chö, che significa letteralmente tagliare, recidere, viene svolto appunto momento dopo momento, in varie zone dello spazio naturale, non qualsiasi zona. Si dice tradizionalmente che questo rituale debba essere celebrato in due tipi di zone: in luoghi di potere, ovvero dei luoghi che sono pregni di potenza magica e anche di potenza sacra. I luoghi di potere non sono ad esempio montagne sacre, fiumi sacri, oppure grotte dove per lunghi lunghi decenni o anche a volte secoli praticanti del passato si sono succeduti nella loro meditazione in quel luogo. Quindi luoghi consacrati dalla potenza stessa dei praticanti. Non sono quindi solo luoghi naturali, non sono soltanto luoghi sacri, non sono luoghi unicamente impregnati di potenza sacra, ma come dicono i tibetani, accanto ai luoghi di potere esistono poi luoghi di terrore, che sono sempre dei luoghi pregni di energia magica, ma questa volta è una energia magica che oserei dire più sinistra. I luoghi di terrore sono i cimiteri, non i cimiteri come li immaginiamo noi, ma i cimiteri alla tibetana,
cioè sono i luoghi dove tradizionalmente vengono fatti a pezzi i corpi delle persone defunte, perché alcuni di voi forse lo sanno, in alcune zone del Tibet c'è questa antichissima tradizione di sepoltura, che viene chiamata appunto Jater, cioè sepoltura celeste, in cui le persone, nel momento in cui una persona decede, ebbene il corpo di quella persona viene fatto a pezzi e i vari pezzi, e di questo compito se ne occupano essenzialmente i parenti o gli amici più stretti della persona defunta, ebbene le varie parti sono gettate nei dintorni e date in pasto agli avvoltoi. E questa viene considerata una forma molto diretta di compassione, perché il corpo della persona, quel corpo di cui la persona si è svestita, da questo momento in poi diventa cibo per qualcun altro. Il nostro abito non ci serve più, il corpo lo abbiamo dismesso, non è più il nostro, e a quel punto può diventare cibo per qualcun altro, può aiutare qualcun altro, può sfamare qualcun altro. Nella fattispecie si tratta per l'appunto di avvoltoi, ed è questo un segno molto diretto di quello che è il concetto di compassione, di generosità, che è così presente nella religione buddista e pre-buddista tibetana. Sono luoghi proprio che per questo contatto diretto con la dimensione della morte sono infestati da fantasmi, sono infestati da demoni che sono connessi con la dimensione della morte, ma quando diciamo luoghi di terrore, sono anche quei luoghi naturali dove spontaneamente alcune schiere di esseri invisibili hanno eletto proprio quelle dimore a loro abitazione prediletta. E spesso quando si parla di luoghi di terrore sono appunto delle entità che hanno un'indole particolarmente iraconda, incontrollabile, tanto per intenderci demoniaca. In questa formula, quindi in questa formula itinerante, cosa accade? Che il praticante o i praticanti, il monaco o i monaci, compiono un lungo pellegrinaggio in varie zone, quindi in vari luoghi di potere e in vari luoghi di terrore della regione dove i monaci e i praticanti stessi abitano, e in questa maniera in ogni luogo quotidianamente, 1 o 2 volte al giorno, le persone che svolgono questo pellegrinaggio fanno il rituale del Chö, cioè questa offerta del proprio corpo alla ricchissima pletora di entità invisibili. Come vedete c'è una stretta relazione tra rituale e habitat. Io personalmente ho avuto anni fa la grande fortuna e il privilegio di partecipare per vari giorni a uno di questi pellegrinaggi sacri realizzati per l'ufficio del rituale del Chö, quindi ho avuto la possibilità in maniera diretta di vivere assieme ai monaci che praticavano questo rito e anche di ricevere non solo le impressioni loro, ma anche le mie stesse impressioni di persona che accompagnava e che seguiva quindi questo piccolo corteo di praticanti del rito del Chö. Sia che si tratti della modalità nomade itinerante o della modalità, per così dire, domestica, quello che è lo schema generale di questo rito del Chö rimane grosso modo sempre lo stesso. Il primo atto, nel momento in cui i monaci o i meditanti si accingono appunto ad ufficiare il rito, è l'invocazione. L'offerta del proprio corpo è un'offerta cerimoniale, è un'offerta fatta sotto forma di un vero e proprio banchetto. Quindi se c'è un banchetto è normale che ci siano degli invitati. Quindi la prima parte del rito è proprio quella dell'invito ai vari ospiti. Abbiamo detto prima ci sono degli ospiti che riguardano appunto le dimensioni invisibili della realtà, particolarmente pericolosi, sono entità demoniache, ma questi non sono gli unici ospiti del rituale del Chö. Anzi, questa si chiama la mensa di compassione, quindi questi sono gli ultimi ad essere invitati, queste entità. In realtà l'invito avviene secondo una scansione gerarchica molto molto precisa. Quindi gli officianti, che sono chiamati appunto nella lingua tibetana i Chöpa, cioè i praticanti del rituale del Chö, cosa fanno? In primo luogo evocano le entità più alte,
le entità illuminate, gli esseri che non appartengono più o non sono mai appartenuti alla dimensione fenomenica, a quello che loro chiamano il samsara. Sono quelli che appartengono alla dimensione increata della realtà. I primi ospiti sono quindi i Buddha, i Bodhisattva, quindi tutte le entità che sono al di là del samsara. Loro sono gli ospiti di rango più elevato, quindi è ovvio che siano i primi ad essere chiamati. E subito dopo di loro i Chöpa chiamano una seconda schiera che è quella dei cosiddetti Dharmapala, che sono delle divinità potentissime, anch'esse per la maggior parte sono delle entità che appartengono alla dimensione del nirvana, quindi al di là del divenire, e i Dharmapala sono i cosiddetti protettori della dottrina. Quindi sono divinità particolarmente potenti, talvolta hanno un aspetto irato, feroce, proprio perché il loro compito è salvaguardare l'integrità degli insegnamenti, proteggere il lignaggio spirituale, proteggere i praticanti. Ed è quindi naturale che loro arrivino in secondo luogo, subito dopo le entità illuminate come i Buddha, e loro sono appunto chiamati perché è importante che presiedano al rito, perché anche loro è importante che gli vengano date delle offerte durante questo banchetto. Vi è poi una terza classe di esseri che sono invitati a questa cerimonia, che sono le cosiddette 8 classi di dei e demoni, così le chiamano in Tibet. In realtà sono varie classi di entità invisibili che sono identificate con varie zone del cosmo. Alcune sono associate alla dimensione celeste, quindi al cielo, i là, altre sono invece associate alla dimensione sotterranea e sono i Lu, gli spiriti serpente, identificati con le acque sotterranee, e poi fra questi due estremi, fra i là e i Lu, fra i là e i Naga, esiste poi una vasta pletora di entità invisibili che abitano vari luoghi. Abitano le montagne, abitano le rocce, abitano i fiumi, gli alberi, i boschi sacri. Quindi nel termine di 8 classi si comprendono tutti gli esseri invisibili appartenenti alla natura, dal regno sotterraneo fino ai cieli più alti. Anche loro sono invitati, ma a differenza delle prime 2 classi di ospiti, questa terza classe è una classe legata al mondo fenomenico. Sono appunto entità della natura, non sono entità che sono già trascese al di là del samsara. Quindi sono qua ed è importante chiamarle durante questo ufficio perché nel corso dell'offerta del proprio corpo i Chöpa, attraverso questa elargizione della propria carne, fanno in modo di ripagare eventuali debiti karmici che possono aver contratto con queste entità. Cosa vuol dire? Questa è la parte, diciamo, più sciamanica di questo rito. Noi, come esseri umani, ci è capitato già di dirlo, è come se vivessimo in un condominio. Ci siamo noi uomini, ci sono gli animali, ci sono altre creature che appartengono al mondo naturale e poi ci sono spiriti e dei. Tutti coabitiamo nello stesso luogo e talvolta abbiamo dei problemi di vicinato. Noi sconfiniamo e disturbiamo deliberatamente o talvolta in maniera totalmente involontaria altre entità e in questo modo creiamo un torto. Ed è necessario quindi che quando si ha questo torto creato è importante che prima o poi noi questo debito lo ripaghiamo. Quindi in questo modo durante il rituale i Chöpa hanno modo di ripagare eventuali torti commessi nei riguardi dell'una piuttosto che dell'altra classe di esseri invisibili. Quarta classe e ultima classe degli invitati a questo importante banchetto sono gli ospiti della compassione. Chi sono questi ospiti della compassione? Sono tutti gli esseri in numero incalcolabile che vagano all'interno della dimensione del samsara e che attraverso questo particolare rito possono ottenere qualcosa che li benefici.
Possono essere ad esempio delle anime di defunti che si trovano in una dimensione intermedia, sono morte ma non si sono ancora reincarnate, quindi sono delle anime in sofferenza, sono delle anime bisognose, sono delle anime, chiamiamo anime semplicemente per intenderci, sono degli esseri che chiedono, che hanno bisogno di sostegno, che hanno bisogno di nutrimento talvolta, ed ecco quindi che il rito diventa l'occasione perfetta per poter far questo. Quando parliamo degli ospiti della compassione è importante quindi che pensiamo non solo a un numero incalcolabile di esseri senza corpo che sono invitati al rito, ma anche una qualità indefinibile di esseri diversi da loro, che provengono e possono provenire da tutte le zone dell'universo, dai cosiddetti regni inferiori, come da regni lontani, da altri pianeti. Chiunque sa, chiunque sente che in quel momento si sta celebrando un rituale di offerta, il rituale del Chö, ha diritto a partecipare. Una volta compiuto l'invito alle varie schiere di essere invisibili, a questo punto gli officianti, i Chöpa, hanno modo di iniziare il vero e proprio rito. A quel punto gli ospiti sono arrivati, il banchetto può avere inizio, ma prima di celebrare il banchetto bisogna ovviamente preparare le pietanze. È in questa fase, infatti, che i Chöpa procedono a una invocazione di una divinità, di una Dakini, come viene detto in tibetano, cioè una divinità femminile che rappresenta l'aspetto illuminato della nostra dimensione profonda, l'aspetto illuminato della nostra mente, che viene evocata e invocata in questa parte del rito perché lei, che sopraggiungendo, grazie a questa invocazione verbale e cantata e grazie anche alla visualizzazione che svolge l'officiante in questa parte del rito, interviene, si mostra tenendo in mano un tipico coltello ricurvo, che è il coltello tradizionalmente utilizzato in Tibet dai macellai, quindi veramente il coltello per scarificare, e attraverso quel coltello è lei che si occupa di svolgere il sacrificio del corpo dell'officiante o degli officianti, se si tratta appunto di più meditanti. In questa fase del rito, quindi, come descrive il testo sacro, l'officiante visualizza che questa divinità femminile, nuda e brandente questo coltello ricurvo, fa a pezzi il corpo dell'officiante, lo disseziona, braccia, gambe, testa, separa le parti solide dalle parti liquide, il sangue viene messo da una parte, la pelle, i muscoli, i tendini sono ammucchiati in un altro luogo. La testa viene tagliata, la calotta cranica viene recisa e a quel punto la calotta cranica stessa, una volta ribaltata, viene trasformata in un enorme calderone che ha le dimensioni ampie come il cosmo, ampie come l'universo. È a partire di quel momento quindi che la materia prima esiste ed è il corpo dell'officiante. A quel punto è importante cuocere ed ecco quindi che in questa parte la visualizzazione e il testo che accompagna il rituale del Chö descrive quello che viene chiamato in primo luogo il banchetto bianco. Quindi le varie parti che sono state sezionate vengono messe all'interno di questo calderone, ad esse viene unito il sangue e a quel punto, grazie al potere della visualizzazione mentale e al potere stesso del rito, è come se questo calderone, che inizialmente era solo una calotta cranica, aumenta, come abbiamo visto, ma miracolosamente, prodigiosamente, le varie parti dissezionate iniziano a cuocere. E man mano che cuociono ha luogo una vera e propria trasmutazione, potremmo dire una trasmutazione alchemica a tutti gli effetti, per cui quei resti umani, quei pezzi di cadavere, che altro non sono che i resti quindi del cadavere dell'officiante che si è fatto a pezzi grazie all'aiuto di questa Dakini, di questa divinità che ha compiuto appunto l'opera di dissezione, si trasformano in delle offerte. Quindi il corpo fisico viene cotto
e cuocendo viene trasmutato e una volta trasmutato può essere offerto. Ed è a quel punto che, a seconda del tipo di ospite e di rango dell'ospite che è stato chiamato all'inizio del rito, vengono fatte le offerte. Per il Buddha saranno delle offerte pure, purissime, delle offerte che sono visualizzate, immaginate come se fosse questo corpo trasmutato in quantità infinita, come se riempisse l'intero universo. Per i protettori della dottrina, che sono, si dice, amano particolarmente il nettare di immortalità, ecco, tutte le parti liquide e anche quelle solide come se fondessero e venissero tramutate in nettare di immortalità che inonda completamente l'universo. E l'universo si riempie quindi di cibo prediletto, di cibo profumato, aromatizzato, che è quello destinato appunto ai protettori della dottrina. Arrivano poi le offerte man mano che si scende, quindi per gli ospiti di rango più basso, quindi le 8 classi di dei e demoni. Anche a loro sono date delle offerte che vengono visualizzate nella maniera tale che possano risultare appetibili al loro tipo di sensibilità, al loro tipo di sensi, al loro tipo di consapevolezza. Questo è importante. Anche qui vengono immaginati come se questo corpo trasmutato in offerte prelibate riempisse l'universo. E infine arrivano gli ospiti della compassione e anche per loro l'universo si riempie di offerte. In questa maniera quindi il rituale ha sortito il suo effetto. Un corpo è stato sacrificato, il Chöpa ha scelto di autosacrificarsi, il sacrificio ha dato origine a un banchetto con degli ospiti, quindi questo sacrificio ha nutrito, potremmo dire, l'intero universo in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi livelli, dalle creature più infime, cioè quelle più bisognose, fino agli esseri più eccelsi che sono appunto i Buddha infiniti. A questo punto l'interrogativo che sorge spontaneo è: ma per quale motivo da secoli e secoli i Chöpa, quindi questi praticanti all'interno della tradizione buddista e pre-buddista, hanno scelto di officiare un rito di meditazione così complesso, così cruento, con immagini così dirette, vivide, e se voi leggete il testo che guida e accompagna il rituale del Chö, lo vedete chiaramente, le immagini sono veramente forti, estremamente forti. Corpi fatti a pezzi, demoni, esseri invisibili che saltano su questi pezzi, dilaniandoli, cibandosene, spargendo sangue ovunque, rosicchiando le ossa, rosicchiando il midollo, quindi il testo non addolcisce in nessun modo, anzi in maniera molto cruda e diretta spiega come il rito va fatto e cosa accade durante questo rito, che è un rito appunto di meditazione, quindi attenzione, quello che accade all'interno della pratica meditativa del Chöpa, non è che il corpo venga realmente fatto a pezzi, è il potere della meditazione che fa in modo che il corpo è come se realmente venisse fatto a pezzi, è come se realmente venisse offerto alle entità invisibili. Perché tutto questo? In parte qualcosina l'abbiamo già detto man mano che parlavamo. È importante questo rituale perché è un modo diretto per ripagare dei debiti karmici con delle entità della natura nei cui riguardi possiamo aver commesso qualche torto. È un modo per manifestare in maniera concreta e diretta compassione, quindi quando il Chöpa offre il proprio corpo e offre questi doni trasmutati agli ospiti della compassione o alle 8 classi di dei e demoni, mostra la sua generosità, mostra la sua mancanza di attaccamento. Quindi è un insegnamento in sé. Il rito diventa un'occasione per impartire degli insegnamenti a degli esseri invisibili, che in questa maniera, vedendo e avendo come esempio quello che fa il Chöpa, capiscono, questa è la compassione, e quindi ricevono insegnamenti. Oppure imparano, questa è l'impermanenza dei fenomeni. Oggi esistiamo, domani non ci siamo più. Oggi siamo una persona intera
il giorno dopo diventiamo dei frammenti che ritornano ad essere parti della natura. Quindi come vedete il rito diventa un'occasione per dare degli ammaestri importanti che riguardano la dottrina buddista e anche quelli che sono i fondamenti, i pilastri fondamentali del buddismo. Ma c'è anche un altro aspetto. Il rito del Chö non schiva il problema, il rito del Chö lo affronta, c'entra dentro. Noi siamo degli esseri fondamentalmente fatti di paura. La paura è, direi, il fondamento e anche la guida di orientamento della maggior parte delle nostre scelte. Noi viviamo spesso per difenderci, per proteggerci, ovviamente per difendere e proteggere gli altri, per garantire benessere, ma tutto ciò lo facciamo perché dobbiamo proteggere questo nostro corpo, questa nostra vita, questa nostra esistenza. E se c'è bisogno di protezione vuol dire che dietro c'è una paura. I Chopa l'hanno capito, il buddismo l'ha capito, la religione Bön l'ha capito da millenni e ti dice non girare attorno, entra dentro il problema. Ed è per questo quindi che il rito del Chö, e voi forse lo sapete, alcuni di voi, l'apprendistato tradizionalmente, l'apprendistato per poter svolgere il rito del Chö nel passato era un apprendistato molto duro. Il giovane che voleva iniziare o il monaco che voleva iniziarsi al rito del Chö, soprattutto in forma itinerante, ebbene era mandato a praticare il rito del Chö per esercitarsi in luoghi di potere e luoghi di terrore. Alle volte si parla di un apprendistato che durava addirittura 100 giorni. In questi 100 giorni il neofita, l'apprendista, praticava nei cimiteri, praticava di notte, praticava da solo e voi quindi potete immaginare come quel tipo di lavoro portassero la persona e portino, perché ancora oggi viene svolto questo tipo di apprendistato, la persona a contatto diretto con le sue paure più profonde, le angosce, quelle che noi non riusciamo manco a manifestare, che non riusciamo neppure a portare al nostro livello cosciente. Eppure in questa maniera è come se qualcosa accadesse, se impattando direttamente con le nostre paure profonde le possiamo vedere negli occhi, guardarle fisse nelle pupille e in una qualche maniera scioglierne quel nodo misterioso che è quello che ci tiene avvinti a questa paura atavica. Questo il Chö, i rituali del Chö assolutamente lo ha capito e ha creato appunto un rituale che permette alle persone di entrare in contatto diretto con ciò che ci fa più paura, ma non per venirne atterriti, ma per scoprire quel vastissimo, profondissimo spazio che si trova al di là di ogni nostra paura. Noi lo dicevamo prima, viviamo e in gran parte la nostra vita è proteggere il nostro corpo, difenderlo, accudirlo, mantenerlo in salute. Ci dicono i buddisti che questa è una forma di attaccamento. L'attaccamento al nostro corpo, e questo è l'insegnamento cuore, direi, del rituale del Chö, l'attaccamento al corpo è il segno più diretto del nostro attaccamento all'ego. Non che ci sia niente di male in tutto questo, se non il piccolo dettaglio che l'ego, il nostro io, non esiste, è un'illusione. Lo abbiamo creato, lo abbiamo non solo creato, ma lo perpetuiamo, questo tipo di allucinazione vita dopo vita, identificandoci con un Martino, un Andrea, un Nicola, un nome e una forma. E questo nostro ego, appunto, ha come suo testimone diretto la presenza del corpo. Quindi il corpo è lo specchio dell'io. E fintanto che noi non infrangiamo il corpo, non possiamo scoprire l'illusorietà dell'io, che non significa scomparire, smettere di esistere, ma semplicemente cominciare ad esistere in una maniera infinita, cominciare ad esistere come sempre siamo esistiti, ma abbiamo dimenticato di farlo. Questo è ciò che il Chö vuole insegnarci di profondo. L'attitudine è un'attitudine eroica, non si scappa, ci si va incontro, lo abbiamo detto poc'anzi, ma non solo, tutti gli strumenti musicali, tutta l'attitudine tipica del Chö, gli strumenti musicali sono fondamentali in questo rituale. Si parla di una
Tromba di femore umano, di un femore, spesso sono femori di bambini, quindi il canglin. Si parla del tamburo a clessidra, il damaru, e anche questo tradizionalmente, non sempre nel CER, ma in molte occasioni è costituito anch'esso da 2 calotte craniche ricavate da ossa di bambini, ossa di adolescenti, calotte craniche di adolescenti. Perché? Non perché ci sia un gusto del macabro in nessun modo, ma perché effettivamente gli strumenti di osso umano hanno la capacità, con la loro vibrazione, di intercettare particolari schiere di esseri invisibili, particolarmente pericolose. Quindi voi immaginate andare a suonare una tromba di femore significa vieni, ti chiamo con gran cassa, ti cerco. Quindi potremmo dire che i Chopa sono quelle persone che se la vanno realmente a cercare, fanno una vera e propria provocazione, vanno loro a chiamare questi demoni, li vanno quasi a sfidare, ma nel momento in cui questi demoni arrivano arrabbiati, quando arrivano non trovano un monaco armato, pronto a difendersi, ma trovano un monaco inerme, pronto ad offrirsi. E in questa offerta, che è un'offerta totale, che è un'offerta incondizionata, capiamo non solo l'elemento fondamentale che dicevamo dell'illusorietà dell'ego, che è il cardine dell'insegnamento buddista e pre-buddista, ma impariamo anche l'altro enorme insegnamento, che è quello del darsi, darsi, darsi. Dare se stessi per il beneficio del prossimo. E i Chopa lo fanno, danno il proprio corpo, lo trasformano in offerte rituali perché tutti gli esseri dell'universo possano trarne beneficio, perché tutti gli esseri dell'universo possano incamminarsi nel sentiero del Dharma, perché tutti gli esseri dell'universo possano uscire dalla loro dimensione di tenebra e muoversi finalmente verso la luce e verso l'illuminazione.